Cioè ragazzi, non avete capito, per lo staff meal io ho il tavolino direttamente con Luca e con Moreno. Siamo tornati a Senigallia, siamo davanti al ristorante, ma ci facciamo 4 chiacchiere sul bagnasciuga perché è molto bucolico. Siamo venuti per raccontarvi meglio dello chef Moreno Cedroni, ma in particolare del suo mondo. Moreno Cedroni non ha bisogno di grandi presentazioni, sia perché è conosciuto al grande pubblico, perché è andato in televisione. E allora facciamolo entrare. Moreno Cedroni! Moreno! Ciao! Ma soprattutto, indipendentemente dal tema televisione, è un grandissimo chef con una carriera di oltre 40 anni alle spalle. Ma direi di andarci a sedere a tavola, perché il vento non è di facile gestione. Siamo venuti ad assaggiare il suo nuovo menù spine e non vediamo l'ora di farvelo vedere. Non siamo pronti, siamo prontissimi. C'ho del materiale agli atti. Ah, ecco. Ragazzi, gli appunti dello chef solo noi ce li abbiamo. Si parte finalmente con il nuovo aperitivo del menù con le spine. Si è riuscito a cuocere le spine del pesce in questa pentola coreana. Con una cottura di 4 ore si spappolano. Si inizia con la spina di sardoncino fritta e nell'impasto della cialda è un impasto di farina di riso, acqua e le spine del sardoncino. Si mettono in una piastra incandescente e aggiungiamo un piccolo polpo che poi viene schiacciato dal coperchio. Quei 3-4 minuti di cottura, polpo e pastella diventano un tutt'uno. Poi una spennellata di una salsa piacevolmente piccantina, un pochino di buccia di limone, e nel panino sfogliato invece c'è l'alice marinata in acqua e aceto. Essendo il panino sfogliato e burroso, vi sembra di mangiare l'alice in un croissant. Sorseggiate il margarita, oltre agli ingredienti classici del margarita, il centrifugato di pomodoro e la spuma di sedano. Sapete cosa amo di più io? Quando lo chef stesso è gasato nel volerti far assaggiare le sue invenzioni. Mi ha già conquistato. Ma già il fatto che ci portassi gli appunti ti faceva capire Quanto sia pazzo. e ci piace per questo. So ragazzi che vi potrà sembrare disegnato questo moscardino, ma è un vero moscardino pressato dentro questa cialda. Questo è delizioso, lo abbiamo assaggiato più volte. Ma come Franci, ma mi vuoi dire che quindi sei già qua da 4 giorni? Croccante, ha un retrogusto dolce che io adoro, leggermente piccantino, ed è stato anche super divertente vederglielo fare. Questo è clamoroso. Una brioscina sfogliata croccante, burrosa, e in quanto burrosa, giustamente dentro ci sono le alici. Molto spesso il gusto sta in parti del prodotto che noi tendenzialmente andiamo a buttare, perché nell'era del benessere molto spesso scegliamo la strada più corta. In realtà, applicando la creatività e le competenze giuste, che in questo caso uno chef come Moreno Cedroni padroneggia, si è in grado di tirar fuori un sacco di sapore da tutta la parte che generalmente noi riteniamo di scarto. Ogni spina ha un sentore differente. La spina del moro oceanico, diciamo, è più dolce. Quella del rombo è un po' più ossidata del moro oceanico, però meno della ricciola. Ma queste sono spine di quale pesce? Spine di rombo, che dopo questa cottura, vedi, sono proprio, Diventano super morbide. si possono frullare e vengono utilizzate per le preparazioni. liofilizzate, e anche il profumo quasi No, il profumo è pazzesco. Quindi in realtà è una parte di scarto del pesce tecnicamente, Sì. però è piena di gusto. è piena di gusto, E di olio, è un profumo, un sapore nuovo, no? Qui ho questo succo estratto fresco fatto da noi, senza aggiunta di zuccheri, di mela, sedano e artemisia. Qui siamo in Alto Adige, Hoch Klaus Riesling, annata 2021, è un piccolo produttore, lavora in naturale anche se non ha certificazioni, viene di 60 anni, un po' di legno. Il menù dell'84? No, vabbè. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che l'84 è l'anno in cui è iniziato tutto. Tu però non stavi in cucina, giusto, nell'84? Stavo in sala. C'era anche la cotoletta, il wurstel, Ma le no. cose e i La pesci, pizza. quelli. Ma stai scherzando? C'era la C'è pizza? la pizza nel padellino, sì, dall'84 all'87. Franci, la ordiniamo una capricciosa oggi o? Quello che ti dice l'età del menù è che i vini erano 83, Certo. quindi la zuppa, la grigliata, il fritto. Ah, però c'era una pizza alla Moreno comunque. Sì, però se Com'era adesso mi la chiedi pizza com'era alla non me la Moreno? ricordo. Bianca, mozzarella e salsiccia di sicuro. Crema cotta a riccio di mare, con l'abbinamento di uno strato di dattero, carota viola fermentata e polvere di carota viola fermentata. Le erbe del nostro orto sono cotte al camado, questo barbecue che lavora da chiuso, sopra ancora un po' di gocce di
crema di riccio di mare e in abbinamento abbiamo le umeboshi, queste prune fermentate giapponesi. Un'altra delle caratteristiche dei piatti dello chef è la presenza di erbe sia provenienti dall'orto di fronte alla Madonnina, sia erbe spontanee che vengono raccolte in giro per i campi non coltivati, insieme a Luca, che è lo sparring partner di Moreno. Infatti il menù si chiama Luca e Moreno. Siamo andati con lui a raccogliere erbe in giro. Tra l'altro è lo sparring partner di Moreno solo da quei 18 anni tipo. Esatto. Dobbiamo fare un mix tra erbe amare, erbe dolci, erbe acide, perché Ok. ci servono in 2 piatti. In questi piatti le erbe sono protagonisti principali, quindi in ogni boccone c'hai una consistenza differente, un sapore differente. Come hai imparato a riconoscere tutte le erbe? Allora, io avevo fatto uno stage al Noma, c'era un signore che faceva foraging e quindi ci portava le erbe, da lì ho iniziato a conoscere. Adesso tutte le erbe che troviamo le assaggiamo, le controlliamo in internet, Davide le assaggia. Questa qui invece si chiama lingua di vacca. Ok. Questa qui ha le foglie acide, per i nostri piatti va È bene. perfetto. Siamo in quel di Senigallia, siamo nelle campagne con Luca e Davide. È giusto, Davide? Sì, Ok. non è che sparo un nome a caso, gliel'ho chiesto. Adesso dico un nome a caso. E andiamo per foraging. Qua abbiamo il sambuco. Ah, i fiori che sono direttamente a mazzolini. Sì, hanno un profumo, facciamo Wow. gli aceti. Qui c'è della borragine, che noi utilizziamo i fiori. E questa operazione qua la fate tutte le mattine? La facciamo una volta a settimana, al martedì. Per me, che non capisco niente, questo è solo un campo di erbacce. E invece ogni metro e mezzo Luca e Davide si fermano e sanno che a un certo punto c'è una borragine, a un certo punto c'è un'altra cosa. Ah, qua c'è il silene? Queste erbe qui poi vengono tutte grigliate. Ammazza quanta. Prendono il profumo della griglia? della Sì, 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 griglia, certo. e l'amaro. Ma tu di dove sei, Luca? Io sono di Mestre. Ah, infatti quando hai detto l'amaro ti sei un po' tradito con questo accento di Porto Marghera. Da Marghera. Da Marghera, veramente? Qui la vegetazione si infittisce. Ma che bello. Guarda, qui c'è della malva. O di cicorietta. Queste qui è piante d'asparagi selvatici. Ok. Beh, dai, un po' di raccolto l'abbiamo messo da parte. Qua siamo a Monte Marciano, dietro la Madonnina, e Salvatore ha questa azienda agricola. Come dice Moreno, è il direttore creativo dell'orto. Cos'è questo? Attenzione, parte l'interrogazione. Wow, Questo è facile. sembra... Questo è facile, Facile. porca miseria, allora vai tu, Gianni. Posso mangiarla? Diciamo che potrebbe essere un po' sballante. Sì, allora la mangio. È quello che mangiano i koala. Ah, È l'eucalipto. l'eucalipto. È amaro, puoi sputare, Sa di quelle caramelle all'eucalipto che si mangiavano quando eravamo piccoli. Ah, ecco perché il koala è mega rilassato, perché si fa di eucalipto dalla mattina alla sera. Questo è l'elicrisio, sa di liquirizia. Adesso mi bullo con Luca Badir. L'elicrisio una volta l'ho coltivato anch'io sul balcone. Esatto. Franci testimone. Cosa ci facevi poi? Niente, quando è diventato enorme non sapevo cosa farne, come usarlo. Provato a fumarlo. Beh, bravo, esatto. Questo è un dragoncello, dovrebbe saper di anice. Cena peperenne. Arriva un po' dopo, se mastichi. Questa ti entra nel naso proprio. Questo è chiamato anche apple blossom, perché da chiusi sembra una mela. Poi in realtà il sapore è Non super c'entra citrico, niente. esatto. Sì, sì, sì. Erba della Madonna, erba San Pietro, sa di Brooklyn. Si chiama erba della Madonna? È vero, sembra il Brooklyn. Stavo dicendo il cicles, ma poi è un termine torinese che solo io e Franci capiamo. Ah, la ficoide glacial. Questa qui quando eravamo da Paco, ti ricordi? Ah, l'origano cubano, l'abbiamo visto da Mattia. C'ho tutti i miei riferimenti a Gli seconda. agganci. Esatto. Questo l'avete assaggiato mai? Ce l'ho, aspetta, non me lo dire. È quella che ti fa salivare per 1 ora e un quarto. Fiore elettrico. Vedi che piano piano, tra un video e l'altro, ci stiamo facendo delle competenze mica da ridere, ragazzi. La chiamano menta ananas. Vira un po' sul tropicale. Uno pensa che la menta ce n'è una, il timo ce n'è uno. Ma di rosmarino ce ne sono 1000. Questo è il rosmarino greco. Rispetto al rosmarino classico, ma ha proprio una consistenza diversa. Erba formaggio, ma formaggio di fossa proprio. Perché ricorda il formaggio di fossa? Non ricorda. Sa proprio di... Wow. Solo al naso, immagino. No. No, anche al palato, ragazzi. Quest'erba sa di formaggio di fossa, ma non ci posso credere. No, Franci, ti prego, assaggiala. Vero? Cioè, ma tu, Luca, qua sei a Gardaland praticamente. È bellissimo. Ogni erba prende delle strade talmente particolari e diverse, sia al naso che in bocca, che ragazzi diventa difficile spiegarvi da un video tutti i sapori e tutte le sensazioni, se non quelli che sono un po' più noti e comuni a tutti. Ce ne sono alcune che faccio davvero fatica a dirvi di che cosa sa. Pepata, amara, un po' citrica. Più mastichi, più spinge. Questo è pure strong. Ragazzi, ormai non sento più niente, ho la bocca che è andata.
Ah, qua c'è il nasturzio. Vai che ne so una. Questo qui è lo zucchero azteco. Ah, è nei fiori, non nelle foglie. È dolcissimo. È una bomba di zucchero. Ma come fa un fiore ad avere... Sembra di aver messo in bocca una zolletta di zucchero, ragazzi. Ma il profumo... Non so come spiegarlo perché sembra che stiamo dicendo delle minchiate. Profuma di Coca-Cola. Come che si chiama? Abrotano. Ho paura ad assaggiarla perché se sa anche di Coca-Cola, questa cosa non è credibile. No. Non sa di Coca-Cola. È amarissima. Ok. Erba oliva. Indovinate un po' perché? Conoscevo l'erba pepe, ma non conoscevo l'erba sale. La si può usare al posto del sale. Questo dovrebbe essere il cane da guardia. Capito? Sto andando a caccia di pavoni. Attenzione che c'è una gallina che ti attacca da dietro. Guarda che bello lui lassù. Quindi i pavoni vanno d'accordo con le papere, forse, e con le galline. Cioè io mi allontano e lui si apre. Allora lo fai apposta. Guarda come si pavoneggia. Sei un figo, c'è poco da dire. E tu hai poco da lamentarti, sei capace a fare quella cosa lì? Ah, eccolo quello da guardia vero. Ciao, ciao. Questo sì che me lo porto a casa. Bene, spesa fatta, si ritorna in Madonnina. Queste, ragazzi, sono delle golosissime patatine camuffate da erbette. Croccantissime, grigliate e con una salsina acida perfetta. Ho capito il perché della pinzetta. Sono delle patatine. Esatto. E la parte di acidità? E di amaro. È buonissimo. Una delle cose che ci teniamo a sottolineare è che ogni volta che assaggiate un piatto, la prima cosa che vi viene in mente è porca miseria quanto è buono. La scarpetta parte già dal piatto 2. Lasciate perdere il tema lische e non lische. Voi dovete venire qui perché i piatti sono golosissimi. Quaderno della creatività del clandestino. E quello della Madonnina. La prima prova è stata proprio la pasta fatta con le lische. Alici marinate. Salsa di rosa canina che assaggerete tra un po'. E poi dietro il piatto aveva tutte le grammature. Tot di quello, tot di quello, tot di Certo, quell'altro. stupendo. Ma capite ragazzi, lo chef ci sta facendo vedere i quaderni dei suoi appunti da cui sono nate tutte le ricette. A me questa cosa mi manda fuori. Voglio fare un video solo sui quaderni di Moreno Cedroni. Ostrica che viene fatta alla griglia e per richiamare il menù delle spine viene servita con una salsa allo livello spinoso. Troverete anche un olio al prezzemolo e un olio fatto con habanero e lime. Il tema del menù che in questo caso è spine, però non sono solo le spine di pesce, ma per esempio anche le spine degli alimenti, e quindi questa è una salsa di livello spinoso. Ah, infatti stavo dicendo, ma scusa, ma in questo piatto la spina avete fatto i furbi e non c'è, invece c'è perché... Invece c'è, che è questa salsa di livello spinoso. Quello che non si vede è il lavoro di ricerca che c'è dietro, perché per n ricette che riescono, ce ne sono tipo 10 volte tanto che vengono fuori una schifezza. Però alla fine, a forza di ricercare, viene fuori una cosa così. La cosa che mi piace con te è che qualsiasi discorso alla fine torna sul tema della creatività e del continuamente mettersi in discussione e trovare nuove strade. È indispensabile, perché sennò penso a un artista che disegna sempre la stessa cosa, fa sempre la stessa cosa, l'architetto che disegna sempre la stessa casa, poi si rompe le palle, non ne può più. Diciamo che è una necessità proprio quasi fisico-mentale. Ho fatto di tutto, anche un corso con le torte monumentali, tagliavo il polistirolo, facevo l'acquario. Uno di quei corsi lo feci con un macellaio di Bolzano, quindi da lì nacque la mia idea per i salumi di pesce, quindi era il 98. Sei partito da skills di macelleria? Le stesse tecniche, ho detto le voglio fare col pesce, quindi da lì è partito un nuovo modo di interpretare il pesce, cioè non ho inventato niente. È buonissima. Dolce, sapida, acida. Il gusto dell'oliva e lo spinoso spaziale. Siamo nella Loira, nella zona di Montlouis, è uno Chenin Blanc, annata 2023. Di solito gli Chenin Blanc sono molto minerali, secchi, asciutti, invece lui è un pochino più mieloso. Qui siamo arrivati alla ricciola, servita cruda su una salsa di rosa canina. Troverete la lattuga di mare che viene caramellata e le julienne di mela verde per dare croccantezza. Una polvere di cavolo viola e una polvere di prezzemolo. Ci sono alcune cose che nei menù di Moreno Cedroni si ripetono e che sono ogni volta magia. La ricciola, il polpo, l'ostrica che abbiamo appena assaggiato. Ogni piatto un godimento più dell'altro. Questa salsina atomica della ricciola voi non dovete lasciarla nel piatto e non lo farete. Mi ero ripromessa di non strafogarmi di grissini e ero.
andiamo con pera, cetriolo e menta. Il nostro amico moro oceanico, no? Qui c'è proprio l'esempio concretissimo dell'uso delle spine, perché la salsa che nappa sopra il pesce sono proprio le spine del pesce, cotte, poi frullate con un pochino di salsa di soia e polvere di coriandolo, danno il gusto, ecco, a questo pesce che è estremamente tendenza dolce, vive in acque molto fredde, cuoce in olio a 70 gradi, quindi rimane tenerissimo. Salsa a tendenza amara e poi un olio al kimchi e un olio al prezzemolo. Caviale dà quel tocco di sapidità necessario. Il moro oceanico, che tra l'altro abbiamo visto anche nel tunnel qua a fianco, dove frollano il lardo di moro oceanico, è al tempo stesso super delicato ma mantiene un suo morso, le salse sotto avvolgenti e grasse e, come diceva lo chef, il caviale a dare la sapidità, equilibrio perfetto in questo piatto. E terza scarpetta consecutiva. Siamo ancora in Francia, in Alsazia. Questo è un Gewürztraminer di Albert Mann 2022, è un vino di grande impatto aromatico con questo leggero residuo zuccherino, un po' tipico anche di tutti i vini alsaziani. Razza ai carboni. In abbinamento abbiamo una salsa champignon, prezzemolo croccante, il fungo orecchio di Giuda. In abbinamento tutto a destra, da mangiare per ultimo, il cubetto di tofu alle mandorle. La razza non è pulita perché non ha una spina ma una cartilagine, quindi si può o pulire o mangiare tutti insieme. Anche la cartilagine è croccante sotto i denti? Inaspettato, perché potete scegliere se mangiarla o scartarla. È vero, questo sentore affumicato e come di griglia. Viene su un profumo. È così gustosa che sembra pulled pork. Veramente? Non so se è un paragone corretto. E qui cambiamo il succo, andiamo con fragola, cetriolo e basilico. La genovese di pasta, classico piatto napoletano con il nome ligure. Sappiamo che di base è cipolla e manzo, quindi abbiamo questa salsa cremosa di cipolla lavorata con un po' di polvere di lamponi. In sostituzione del manzo abbiamo messo la ventresca di tonno, un kimchi di cipolla e sopra questo trito alla julienne di prezzemolo e basilico. Ovviamente non ligure ma thailandese. Questi, mentre li mantecavano in cucina, sbavavamo ed è, diciamo, uno dei piatti che con più ansia volevamo assaggiare. Genovese rivisitata, ma bombetta atomica. Anche se questo è tecnicamente un piatto assolutamente nelle corde di Giano, l'assaggio spetterebbe a lui e invece no. Mi rendo conto che sto continuando a dire che buono, che buono, che buono. Da quando abbiamo aperto il canale, più o meno. Un menù degustazione di scarpette. Nella genovese non posso proprio non farlo. Siamo con il piccione, quindi un bel rosso, un baronino di Reva, annata 2021, molto tenue, non troppo aggressivo, elegante. Voglio raccontarvi quel confine sottile tra spina e osso. Tutto il lavoro che abbiamo fatto sulle spine, poi abbiamo provato anche sulle ossa del pesce. Il risultato di questo piccione ne la conferma, perché abbiamo cotto anche le ossa del piccione. Sono spappolate, frullate, lavorate con burro e sherry, ne è uscita una salsa particolarmente buona. Col piccione siamo tornati a una frollatura di 3 anni fa nella cera d'api, toglie tutta la parte metallica ed ematica, quindi rimane una polpa veramente molto delicata, cottura intorno ai 50 gradi, piacevolmente cotto ma comunque rosato. Il mix di erbe dell'orto, acide, amare o salate, nascondono un pesto di alghe e il filettino del piccione. Qui ho la spina del rombo che abbiamo cotto, liofilizzato e ne grattugerò un pochino sul piccione. Il piccione era comunque di tradizione marchigiana, ecco. Lo mangiavo spesso, ma il buono di quel piccione era il ripieno perché la nonna lo cuoceva un po' troppo. Passaggio sulla griglia, quindi avrà questo sentore piacevole di fumo. A me quello che alle volte non piace tanto del piccione è che in certi posti diventa tanto masticoso. Qui è veramente di una morbidezza, è veramente un burro. Avendolo già sbocconcellato ieri in cucina, ragazzi, Sappiamo già di che cosa stiamo parlando. ma l'avevamo assaggiato senza salsa. Cambiamo succo, abbiamo questo succo di ananas, sedano, rapa e zenzero. Questo è la spina del tonno nella parte della coda, somiglia a un osso. Sono i primi 30 centimetri, la polpa del piatto è quella che cinge l'osso, lo chiamo osso buco perché ha le stesse caratteristiche dell'osso buco, sembra un pezzo da bollito, perché tutti i tendini che vanno verso la coda, cuocendo, rimangono con questa consistenza quasi molle e simile a un musetto di maiale. Quindi il piatto è come fosse un bollito col purè di patate e cavolo viola, ma
Ma la salsa che vedete sopra sono le ali e le coscette del piccione tostate, messe in un brodo, lavorate con burro e succo di limone. E nella parte opposta c'è la pala del fico d'India, pezzettini di tendine e la cipolla agrodolce. Queste sono le varie conformazioni della spina del tonno nella parte vicino alla coda. Prima avete assaggiato la spina del rombo, poi assaggerete quella della ricciola, che essendo un pesce azzurro si ossida e quindi rimane di colore più scuro. Ops, stavo facendo il casino. Franci, il piatto è già rotto, se vuoi romperlo ulteriormente. Non è affascinante tutta questa spiegazione, questo dettaglio, questa conoscenza del pesce nei minimi particolari? Cioè, io amo. Passiamo all'assaggio. Anche questo l'abbiamo spiluccato ieri e la cosa incredibile... Sono solo 3 giorni che spilucchiamo. Assaggino di ossobuco di tonno. Ma è una cosa, cioè si scioglie in bocca. Franci, sbrigati a mangiarti questo perché sennò te lo mangio io. E la cosa incredibile è esattamente questo tendine barra grasso, assolutamente scioglievole, quindi non vi fate impressionare. Perché si dovrebbero fare impressionare da una cosa scioglievole e buonissima? Magari non l'hanno mai assaggiata e allora sono un po' diffidenti. È una cosa che goduria pura. Già il fatto che non ti diano un coltello vi fa capire che probabilmente non ne avrete bisogno. Perché già il cucchiaio entra. Faccio fatica a descrivervi questo piatto, ragazzi. È la cosa più tenera e più golosa, scioglievole che è arrivata fino adesso. E parliamo di tonno, Questo vi va a ripulire la bocca. Prima la parte grassa e avvolgente del tonno e poi la parte acidina e croccante della cipolla e della pala di fico d'India. E qui siamo con la pagliafieno, una pagliafieno preparata con alga spaghetto, la tagliatellina invece è preparata con le spine dei pesci, saltate in padella con un po' di collatore d'alice, un po' di burro acido, questa polvere di alga sbirulina e una grattugiata di quest'altra conchiglietta preparata con la misca della ricciola. Chiudiamo i passaggi salati con questa pagliafieno e le lische qui stanno nella farina, quindi nell'impasto. Eccezionale. L'alga Chlorella vulgaris. Cosa ci fate? Diamo il giallo alla pasta di spine, gli dà anche un po' quel sentore di uovo e il colore, perché sennò senza questo sarebbe bianca. Rende meno l'idea. Invece così è proprio pagliafieno. Esatto. Frutta in ceviche, quindi abbiamo mango e anas che la lavoriamo infarinata a questa polvere di peperoncino e di lampone, bagno con il succo di granadilla, trovate anche un piccolo pan di Spagna con le noci per dare croccantezza, spuma di lici, gelato invece preparato con il miele di castagno. Petali e fiori sono del nostro giardino, se cercate le spine in questo piatto le trovate nel riccio della castagna e anche nel piatto visto che è fatto in cera d'api. Questo è un piatto fatto in cera d'api, a fine servizio viene lavato, risciolto e il piatto viene rifatto nuovamente. Dunque abbiamo fatto un estratto di mela Pink Lady, poi aggiungiamo noi dell'aceto di fiori di sambuco che dà un po' di complessità aromatica, aceto di fiori d'acacia che invece ci dà una nota vegetale che ci riconduce a sedano rapa. Aggiungo solamente per la parte alcolica un distillato di capovilla. Siamo con la tartatelle, in questo caso sedano rapa, crema inglese, riduzione di balsamico e il gelato preparato con la rosa di damasco, intorno petali di rosa. Siamo alla parte dolce, tartatena, ragazzi. Eravamo già prima alla parte dolce. Eravamo già prima? Sì. Continuiamo con la parte dolce. Ho perso un po' il filo. Allora, si sente che sedano rapa e non è mela, ma è buonissimo, ragazzi. Ha la morbidezza, la consistenza e la dolcezza della mela, il sapore è quello del sedano rapa. La mela ce l'avete qui. Andiamo con questa spina di pesce un po' particolare come piccola pasticceria preparata con i 3 tipi di cioccolato che Moreno cuoce nel latte dove abbiamo cotto la spina del pesce e per non farci mancare nulla sopra polvere di olivello spinoso che avete trovato nell'ostrica. Che bello quando arriva questo momento, come quando siamo venuti la prima volta, dove si mangia con le dita. E voi direte dite no, invece è proprio previsto. Dite sì. E quindi dite sì. Lo so che non sono credibile. Sa di cioccolato, sa anche di pesce ed è buonissimo. Ora io questo non voglio che lo mettano in lavastoviglie e darò del mio meglio. Qua pensano di avere a che fare con dei principianti, non hanno capito il professionismo. Questo è il livello pro, che mi rendo conto non è per tutti. E con questi mini cremini il menù termina qua.
Ci siamo divertiti un sacco, il menù costa 240 € sia questo che il menù ricordi. Se qualcuno fosse interessato al menù ricordi, abbiamo fatto anche quello, ma ve lo metteremo in un video verticale. Ma siccome lo chef non era pago di tutte queste cose che vi abbiamo raccontato, c'è anche il tunnel, che è il laboratorio molto in stile Breaking Bad. È quello che piace di più a Giano? Sì, perché mi aspetto sempre di trovare Jesse Pinkman incatenato. Ci sono i ragazzi dello chef che fortunatamente non sono incatenati e non producono neanche metanfetamina, pensate un po'. Questa è la house della creatività, ma house anche perché c'è della musica house. Benvenuti. E qui succedono cose. Tutto inizia con le frollature dei pesci. Avendo il menù con le spine trovate un sacco di spine. Certo. Ecco, il piccione da sempre entra nel nostro menù perché c'è una tradizione marchigiana. Io nella casa dove sono nato, di fianco al ristorante, mia nonna allevava i piccioni. Qui stiamo preparando il nostro amaro dell'orto. Abbiamo il riso, pacasassi, menta, basilico e artemisia e poi aggiungiamo qualche bacca di pepe rosa. Questo serve per estrarre tutti gli aromi possibili utilizzando alcol a 95 gradi. I kombucha che vedete poi sono tutte queste bottigliette, sono i vari esperimenti che abbiamo fatto. Di mare. Viene congelato in azoto liquido, viene poi messo dentro al liofilizzatore, va a togliere tutta l'aria all'interno della camera. In questo modo l'acqua sublima, che significa che passa direttamente dallo stato solido allo stato liquido e all'interno della macchina poi c'è una serpentina che va a ricondensare l'acqua sublimata, quindi il vapore dell'acqua. In questo modo si riesce a togliere praticamente il 100% dell'acqua. Ma qua ti diverti di brutto perché fai esperimenti dalla mattina alla sera, ma ogni tanto ti capita di bussare allo chef e di chef, mi servirebbe quel macchinario per adesso farmaceutico che costa milioni di dollari. Per adesso non ho chiesto cose troppo costose. E adesso approfittiamo dell'assenza dello chef per finirgli tutte le kombuche che ha qua dentro. Siete ormai esperti di kombucha, quindi non vi faccio assaggiare qualcosa di banale. Questo è un kombucha che abbiamo fatto partendo da un tè verde a cui abbiamo aggiunto la foglia di fico. Che noi sappiamo sa di cocco. Vagamente sì, questa qui è l'Apsang Souchong, che è un tè nero affumicato. Da questo abbiamo sostituito l'infuso di tè con un infuso al caffè, un infuso con le fave di cacao. Bene, Alessandro ci sta facendo provare un po' tutto il repertorio. È il nostro gin assenzio che viene preparato partendo da un macerato di ginepro ovviamente e artemisia. Ci rivorrebbe un po' la musica house di prima a questo punto. Molto interessante questa parte nel tunnel, che tra l'altro è a fianco al ristorante. Se venite a mangiare qui alla Madonnina, questo non è una cosa che hanno fatto solo per noi, lo fanno per tutti i clienti che vengono a mangiare al ristorante. La cosa interessante se venite qui è che non esiste solo il ristorante stellato alle nostre spalle. Dopo varie esperienze, tra cui una illuminante a El Bulli, lo chef inizia veramente a spingere sulla creatività e anche ad aprire nuovi posti. Apre Anico, che in dialetto significa tante cose. Di tutto un po'. Bravo Gianni. So anche il senigallese. Dove proponeva salumi di pesce, che era assolutamente l'avanguardia nel 2000. Lì dove sono quei ragazzi c'era un'edicola e qui c'era un chioschino in metallo, vendeva frutta e vini sfusi. E allora io passo lì e qui mi piacerebbe fare qualcosa. Era il periodo dei salumi di pesce. Ok. Ho pensato adesso facciamo una salumeria. Quella parte bianca avevo messo uno schermo, mandavo le trasmissioni del Gambero Rosso. E la gente ti chiedeva le partite però quando c'era l'ora della partita. Nel 2003 quando è nato Anico, quindi un format, a parte la salumeria di pesce, anche il cucinare in spazi piccoli, era il momento che poteva diventare un format ripetibile. Mi piace perché si parla di salumeria di pesce agli inizi nel 2003, per certi versi mi sembra ancora un po' una cosa agli inizi adesso. Sì, poi sai, abbiamo dovuto superare delle resistenze delle persone, perché e dice alle persone questo pesce lo frolliamo una settimana, no? 2 settimane. Uno ti dice ma come il pesce? Il pesce dopo 3 giorni puzza. Pescato, esatto. Come la frullatura della carne. Bravissimo. 30 anni fa, quando mia madre comprava la fettina al macellaio, non esistevano le frullature. È una cosa nuova, è entrata più nel quotidiano perché in ogni macellaio, in ogni grande distribuzione che vai, trovi le celle di macellazione. Certo. Col pesce è una cosa che inizia da poco, però vedrai diventerà qualcosa di importante che arricchirà i menù di tantissimi posti. È per quello che dico, pensare che lui lo faceva nel 2003. Ragazzi, ma che bella è Senigallia!
Che scoperta incredibile! E ci sta facendo da cicerone lo chef, tra l'altro. Lo gnocco è uno dei piatti creativi della prima Madonnina dell'87. Allora gli gnocchi non erano deputati a essere abbinati al pesce, quindi erano solo a ragù e al pomodoro, quindi ho avuto questo coraggio di farli ai frutti di mare. È diventato un piatto che adesso è presente dappertutto. E poi naturalmente io non l'ho fatto più. E allora Matti quest'anno mi ha detto: ma devi rifare gli gnocchi. E io no. Vabbè, è venuto talmente bene che non gli potevo dire di no. Seppie, gamberi, e pomodorino fresco e la salsa di cocco, prezzemolo e lime. Posso dire che io sono di questo partito dove gli gnocchi devono avere consistenza. Sì, un po' di nervo. Un po' di nervo, esatto, per me perfetti. Visto che lo chef dice che è cintura nera di polpo, noi lo assaggiamo ovunque lui lo proponga, compreso da Nico. Mamma mia ragazzi, come potrò mangiare un polpo che non sia fatto in questo modo? Ricciola, polpo e gnocchetti. Questi sono i must, secondo me, che dovete prendere se venite qua. E l'ultimo nato invece è il Clandestino, che è un posto pazzesco, ragazzi, in riva al mare, un pochettino più giù verso Ancona. Se andrete rimarrete senza parole, sia per il cibo sia per la location. È spuntata una discreta giornatina. Ma è pazzesco questo posto. Quale giorno migliore per venire a provare il Clandestino a Porto Novo? Il mare di oggi. Ricapitolando, la location è questa qui. La cucina è quella di Moreno Cedroni. Secondo me si crea una combo particolarmente interessante. No, io sono senza parole, è bellissimo. Ragazzi, lo so che potrebbe non sembrare, ma vi giuro che quello è l'Adriatico. Il primo lavoro è stato quello di individuare chi erano i nomadi, quanti nomadi ci fossero, e quindi ne avevo tirati giù una quarantina. Poi naturalmente bisogna prendere dei nomadi più vicini al mare, perché è inutile prendere quelli della tundra. Certo. E poi scelti le 8 tribù che completavano il gli ottavi di finale, 16esimi. Bene, bisognava capire chi fa cosa. Certo. Perché sai, un conto fare un predessero, un conto fare il pasto, no? Allora ragazzi, al Clandestino. Il nome dei piatti hanno i nomi delle tribù. Questo è la tribù Inuit. Ok. Una foglia d'iceberg, una maionese, wasabi e senape in grani. Un semplice lampone fresco e la renna. Filetto di renna messa sotto sale. Polvere di lamponi liofilizzata. Una gelatina di alponzu. Al tavolo arriva questa, una ventresca marinata 2 giorni sotto la salsa di soia, che si scongelerà mentre si mangia la renna e si fa un tacos. Quindi si mangia prima la renna. Devi piluccare la renna. Ok. Dopodiché, una volta terminata la renna, prendete la vostra ventresca e la riponete. Io sto copiando lo chef, quindi poi la tachizzate. Super goloso. Questo è il Sani, questa tribù che lavoravano molto lo stoccafisso. Loro lo lavorano con la soda. Abbiamo provato a mettere il baccalà nella soda. Diventa come se fosse gelatinoso. Noi qua abbiamo messo un mantecato frullato col daikon crudo, dei dadini di daikon cotti nel latte di cocco e un'alga dulce, dei gambi di cicoria in uno sciroppo, levistico, ortica e acettosa. Prendiamo il nostro baccalà, lo adagiamo sopra, maionese di baccalà fatta con le pelli del baccalà con un'alga codium, un brodino agrodolce fatta di alghe di lattughe di mare e un olio levistico. Ma che bellissima esperienza da Clandestino. Adesso dovrebbe scattare una situazione Pisolino per tutti. Chef, se metti anche le stanze qua al Clandestino è perfetta, perché a quel punto Pisolino, ok, in cabina andrebbe benissimo. Queste sono le 3 realtà, ma il motore vero di tutto questo è il laboratorio, dove vengono fatte le grandi preparazioni che servono tutti i ristoranti, e questo dal punto di vista organizzativo è molto interessante, perché la difficoltà di mantenere il livello alto nella ristorazione è quello di lavorare sì prodotti freschi e proporre qualcosa che effettivamente è stato creato dagli chef e non semplicemente delle buste che uno compra. Delle buste. Ma nel momento in cui si hanno più ristoranti, la difficoltà sta nel riuscire a standardizzare le preparazioni base. Più si riesce a standardizzare senza scendere a compromessi qualitativi, e più riesci a garantire ai tuoi clienti piatti e gusti sempre al massimo livello. Cosa avviene qui, chef? Viene un olio al prezzemolo in dimensioni più grandi. Se parlo della cucina.
cucina ne puoi fare 300 grammi a volta e qui ne fai 3 kg. È come se mettessi a sbianchire il prezzemolo, però nell'olio bollente. La uso la Madonnina, lo uso Anto. Sono cose che usano tutti e per questo motivo le prepariamo in una dose più grande. Questo è il frullatore, quello grande. Che profumo che c'è già. Qui c'è una fusione tra prezzemolo e olio, poi viene congelato così le impurità rimangono sul fondo, lavoro di 3-4 giorni. Gli togliamo la parte solida. Il risultato finale, ragazzi, diventa questo. Guardate che colore, non potete sentire il profumo, ma fidatevi. Il mio concetto è stato quello di mettere in scatola o in vasi cose buone o cose anche tradizionali. E che cos'è che fai come tipologia di produzione? Ho 2 sughi, la matriciana di pesce e l'arrabbiata, 2 bevande analcoliche, lemongrass, lime e zenzero, 3 salse agrodolci, senape, giardiniera e lamponi e zenzero e 7-8 tra confetture e marmellate. Nonostante la forma strana, essendo quadrato sotto, è impilabile. Ne approfittiamo, visto che li abbiamo tutti qua, per ringraziarli. Moreno, Mariella, Luca, c'è anche Paolo. Ragazzi, grazie mille, siamo stati veramente meglio che a casa nostra. Vi consigliamo di venire a trovarli perché Madonnina, Nicò, clandestino, comunque cadrete in piedi. E con questo video volevamo farvi respirare un po' della filosofia e dell'infinita creatività di Moreno Cedroni. E del suo team allargato, dall'executive chef Luca, alla sala guidata dalla moglie Mariella, alla brigata tutta. Per noi poter vivere da dentro la realtà di un grande ristorante è sempre un privilegio e questi video nascono dal desiderio di condividere con chi ci guarda questa fortuna. Torniamo a casa sicuramente carichi di entusiasmo e voglia di metterci in gioco e speriamo che questa storia abbia avuto lo stesso effetto su di voi.